Ciao a tutti, oggi vi presento il migliore menù natalizio che potevo scegliere per voi, ma iniziamo con l'antipasto. Ho tagliato a quadrati la pasta sfoglia, li mettiamo dentro su questa forma e dentro mettiamo prosciutto crudo, riempiamo bene con prosciutto crudo e dopo mettiamo un cubetto di formaggio tipo camoscio, un formaggio morbido, abbiamo bisogno molto delicato. Dopo aver aggiunto un cubetto di questo formaggio, per fare il contrasto tra dolce e il salato, aggiungiamo anche i datteri dolce. È molto buona la combinazione tra prosciutto crudo, questo formaggio e questi datteri. Li chiudiamo leggermente, li spalmo sopra con un uovo sbattuto e li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Questo antipasto è molto buono mangiarlo anche il freddo, perché questo formaggio camoscio lui è morbido sempre e non si indurisce. It's Christmas. Un modo carino per servire questi antipasti sarebbe di mettere su questi pirofili in terracotta o in ceramica, quello che avete. Li mettiamo prima in forno questi base, così loro rimangono sempre caldi e l'antipasto sta sempre al calduccio. Il prossimo antipasto non c'è niente di speciale, soltanto volevo presentarvi in che modo possiamo presentare il nostro antipasto. Prendiamo un barattolo di vetro, quello che avete in casa, potete mettere come elemento decorativo un arancio essiccato, un alberello o anche un rametto di pino o di rosmarino. Io ad esempio ho scelto questa scritta Buon Natale e dentro mettiamo i nostri bastoncini con prosciutto crudo. È un antipasto dove comunque va sempre amato da tutti, però il modo in quale lo presentiamo è molto particolare. Per il prossimo antipasto abbiamo bisogno di feta greca, magari quella che è più delicata, ha un sapore più delicato. Ho aggiunto yogurt bianco, ho aggiunto 2 cucchiai di formaggio spalmabile, 2 cucchiai di granella di pistacchio e anche qua per fare un contrasto tra dolce e salato aggiungiamo un po' di miele, 2-3 cucchiaini di miele in base ai vostri gusti. Amalgamiamo bene, anche questo antipasto ve lo voglio presentare come possiamo presentarlo in un modo molto particolare, molto elegante. Ho messo a tostare un po' di noci, li lasciamo 3-4 minuti così loro saranno più saporiti, più croccanti. Preparo le olive, ho messo un po' di origano e metto un po' di olio, amalgamiamo bene, mescoliamo bene e ho preso un'alzata questa per i dolci. Non è soltanto per i dolci, possiamo con la nostra fantasia creare veramente delle belle cose con queste alzate. Sotto possiamo mettere o cracker, tutti questi stuzzichini per mangiare come antipasti e di sopra mettiamo questa cremina che l'abbiamo preparata. Sopra ancora metto le olive che abbiamo prima condito e anche i noci che le abbiamo fatto tostare. C'è una combinazione tra croccante, dolce, salato, l'olivo, si sente tutto alla perfezione. Basta prendere con la mano il cracker di sotto e mettiamo direttamente, inzuppiamo qua dentro in questa cremina e si prende. Se volete potete anche tenere un cucchiaino piccolo per servire. And do you like to be here too? Nonostante sono dei antipasti molto semplici, ma presentarli così in un modo molto più particolare, molto più personalizzato, fa il suo fascino e fa la sua differenza. Se questo video inizia a piacerti, ti invito a condividere questo video sulle tue pagine, sui tuoi gruppi, questo mi aiuterà a crescere ancora di più. Ho pensato come il primo piatto di presentarvi un risotto, non volevo farvi dei pasticcio, insomma le cose molto faticose, ma un piatto molto buono. Taglio questo radicchio, lo metto a tostare con un po' di olio di oliva dentro e il riso. Guardate, io il risotto mi trovo bene con questo marchio qua, è molto buono, se non l'avete provato, provatelo e rimanerete contenti. Metto tutto a tostare e sfumiamo tutto con un po' di vino bianco. In questo preciso momento c'è già anche il brodo bello caldo vicino a questa casserola, il risotto che ti esca bello cremoso, bello buono, ha bisogno di essere bagnato un po' alla volta con questo brodino.
Metto un po' di brodo un po' alla volta e con tanta pazienza mescoliamo e con tanto amore. Nel frattempo preparo i gamberi, li taglio a cubetti e alcuni di loro mi li lascio interi. Questo mi aiuterà per la decorazione. I gamberi li aggiungiamo al risotto e 5 minuti prima che finisca la cottura. Mettiamo i gamberi e aggiungo anche quelli interi come avevo già anticipato. For everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. Prima di mantecare il risotto tolgo i gamberi interi che così non si rompono. Aggiungo un po' di burro e mettiamo anche il formaggio grattugiato. Iniziamo a mescolare bene affinché vediamo che esca una bella cremina, ecco. Vedete come è bello soffice e molto cremoso. Adesso mettiamo nel nostro piatto e i gamberi che li ho presi prima li metto sopra. In questo modo decoriamo anche il nostro piatto. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love. Come secondo ho preparato sia pesce che carne, ma iniziamo con il pesce. Prendiamo il salmone, lo pulisco bene dalla sua pelle, lo tolgo, è molto facile da togliere. Basta con un po' di pazienza che non si rompe il nostro salmone. Dopo aggiungo sopra questo salmone un po' di sale, un po' di pepe e lo premo un po' nella maniera che lui si assorbe, ecco questo, che si condisca al meglio. Li tagliamo o a fettine più lunghi o a quadrati come ho fatto io, qua già dipende dai vostri gusti. Questo piatto è molto buono, soprattutto i bambini lo adorano, dopo capirete il perché. Lo lascio così un po' marinare per circa 3-4 minuti. Now it is time to get out in the Tagliamo i nostri pomodorini, un po' gialli, un po' rossi, così anche sarà molto più colorato. Aggiungo un po' di burro e mettiamo qua a soffriggere questo salmone in questo burro per alcuni minuti, un minuto da una parte e un minuto da un'altra parte. Ecco, giusto che si fa quella crosticina. wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. Dopo aver tolto il salmone da parte, mettiamo dentro a soffriggere in questo burro un po' di cipolla. Se vedete che è troppo secco, aggiungete un po' di olio. Mettiamo dentro anche i pomodorini e aggiungo anche i funghi. Io i funghi ho quelli estivi che li avevo fatto congelare ancora in estate. Voi potete tranquillamente mettere un fungo che amate o champignon o addirittura potete mettere anche spinaci se non amate i funghi. Metto a cuocere per circa un minuto, un po' di sale, un po' di pepe e aggiungo la panna fresca da cucina. Dopodiché lo lascio un minuto così che si amalga bene, cuoce bene tra di loro e mettiamo sopra i salmoni e lasciamo altri 2-3 minuti, il nostro piatto è pronto. È un piatto buonissimo, molto saporito e i bambini proprio amano così con il pane, inzuppare in questo sughetto. È spettacolare. Standing up close by the Christmas tree. Vi presento anche un'altra ricetta con filetto di maiale, è una ricetta che comunque non costa tanto, è una carne che insomma non è così costosa. L'ho legata un po', in questo modo rimarrà più succosa. Metto un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, lo massaggiamo bene nel modo che si insaporisca bene, lo lasciamo per alcuni minuti così. Dopo metto un po' di olio e prendo l'aglio in camicia e mettiamo a soffriggerlo. Guardate, soffriggetelo alla fiamma dolce, perché questo olio che c'è qua dentro con questo rosmarino dopo ci aiuterà per la nostra cremina. Nel frattempo c'è la pirofila in forno, abbiamo bisogno che la pirofila sia bella calda. Ho già tagliato a spicchi le patate, metto un po' di origano, un po' di sale, un po' di pepe e mettiamo dentro a cuocere a 180 gradi per circa 40 minuti. 35 minuti passati, tolgo la carne, tagliamo lo spago, metto un cucchiaino di senape, lo massaggiamo bene e sopra lo copriamo con granella di pistacchio. Dopo aver messo la granella sopra, lo rimettiamo in forno per altri 4-5 minuti. For your present, come over here. Now it is time to get out. Prepariamo il sughetto, acqua fredda, amido di mais, mescoliamo bene e aggiungo anche un cucchiaino di senape.
Mettiamo su quell'olio che abbiamo prima fatto cuocere, se c'è bisogno aggiungete anche un po' di brodo o un altro po' di acqua. Lo volevo un po' più acido e ho aggiunto anche un po' di limone, succo un po' di limone, ecco abbiamo ottenuto comunque una cremina molto buona. Basta tagliarla così, questo filetto, la carne è molto tenera, saporita e c'è questo pistacchio croccante sopra, la carne è morbida, le patate buone, insomma direi che è un ottimo piatto. E siamo arrivati al dolce, un dolce molto semplice ma molto bello. Ho messo 2 uova a sbattere con un po' di zucchero, dopo aggiungiamo 6 cucchiai di acqua, vi lascerò comunque le dosi della torta nella descrizione del video. Aggiungiamo la farina, amalgamiamo bene, ho aggiunto anche un cucchiaino di lievito per il dolce, ho aggiunto un pizzico di sale e aggiungiamo anche un po' di essenza di vaniglia se volete. Amalgamiamo bene affinché otteniamo questo composto così liscio e omogeneo. Lo mettiamo tutto su una pirofila e mi aiuto ad estenderla bene per avere un spessore molto fine. Lo mettete in forno a 180 gradi per circa 12 minuti. State attenti che non lo essiccate troppo. Se volete la torta più grande, allora fate 2 porzioni. Io ho fatto 2 porzioni per una torta più grande, dipende quanto grande lo volete. Quando è ancora calda bisogna togliere la carta da forno. Comunque vediamo che gli angoli si sono un po' essiccati, è normale, li tagliamo, li eliminiamo, abbiamo bisogno soltanto della base morbida e provo a dividerla in parti uguali, ok? Magari misurate bene. Nel frattempo preparo questa specie di glassa. Metto la panna calda da cucina e metto anche il cioccolato fondente, dopo aggiungo un po' di burro. Facciamo sciogliere tutto e dopo con un pennello, ecco, bisogna spalmare bene con questo cioccolato sopra e con questa panna. Per la crema sono stata attenta di non farvi affaticare neanche qua, non ho fatto niente crema pasticcera, assolutamente una crema molto leggera. Facciamo il formaggio spalmabile e latte condensato. Il formaggio spalmabile si sente leggermente salato, ma proprio appena appena, e questo ci permette alla torta che non sia molto pesante. Ho aggiunto un po' di cacao, giusto per dare quel colore tipo cappuccino. Mettiamo la crema in un sac à poche, questo ci permette dopo di spalmarla al meglio. Riempiamo bene le nostre fettine e dopo spalmiamo bene e iniziamo a rotolare una sopra l'altra affinché riusciamo a ottenere tipo questo, il classico tronchetto. Vi sembrerà dall'inizio non molto bello, non presentabile, ma adesso aggiustiamo tutto con un coltello o con un cucchiaino, proviamo comunque a togliere un po' di cremina, a spalmarla bene e soprattutto di scoprire le parti più scuri del cioccolato, non come sono tipo le righe dal tronchetto, così esce ancora più originale. La crema che mi è avanzata, ho aggiunto il cioccolato avanzato che l'abbiamo prima fatto con il pennello sopra. Ecco, per non buttare bene amalgamiamo tutto bene, metto anche un altro po' di cacao, volevo un colore un po' più denso. Iniziamo a coprire la nostra torta, lo spalmiamo bene e riusciamo comunque a coprirla. Dopo è molto semplice per fare questo tronchetto, basta prendere una forchetta e provare a fare il zigzag dell'albero, ok, del tronco. Io ho fatto questo primo giro quando l'ho fatto, visto che non mi è piaciuto molto l'effetto, e dopo cosa ho fatto? In senso contrario, ho iniziato di nuovo con la forchetta a farla e quando sono passata al secondo giro, ecco come vedete qua in questa immagine, allora già ho avuto un effetto molto più originale.
È molto carino. Adesso facciamo le pine. Metto le nocciole e i biscotti, quello che amate voi di più, mettiamo tutto a frullare. Dopo aver frullato bene, mettiamo dentro un po' di cacao, che comunque bisogna farli marroni scuri. Aggiungiamo cacao, aggiungo un po' di burro fuso e anche qua aggiungo per la dolcezza il latte condensato. Iniziamo a impastare bene affinché vediamo che esce comunque, che riusciamo a modellarlo, che riusciamo a lavorare. E iniziamo a fare le nostre pine. Ho preso i cereali per i bambini che mangiano e prima inizio a fare la testina. Prendo 3 cereali e li metto una vicino all'altra come per chiudere la testina della pigna, scusate. E con questo modo si vede molto più originale. E formiamo le nostre pine. Dopo, per decorare questa torta basta prendere un po' di rametti anche di pino vero, li laviamo bene, giustamente li asciughiamo e decoriamo la nostra torta. Comunque ho preferito anche mettere un po' di zucchero a velo, così facciamo anche l'effetto neve. E adesso vi faccio vedere anche come si vede questa torta quando lo tagliamo. For everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. Quando ho pensato a questo menù mi sono detta non li devo fare faticare tanto, non li devo fare spegnere tanto, volevo un menù non troppo cinematografico ma neanche troppo casalingo, per cui ho trovato una via di mezzo e la torta vi deve prendere massimo un'ora per essere realizzata. Questo è il mio menù, spero molto che vi sia stato utile, io vi mando un bacione e a presto, ciao ciao! Some kind of love, my friend.